Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Benvenuti su Italiano Tales. Oggi non studieremo l'italiano in modo difficile, lo impareremo lentamente, con calma e in modo naturale. Forse vuoi parlare italiano, ma quando ci provi la tua mente si blocca. Forse conosci alcune parole, ma non riesci a usarle. Forse ti senti timido, nervoso o hai paura di fare errori. Se questo succede a te, non preoccuparti. Molti principianti si sentono così. Imparare l'italiano non significa essere perfetti, significa praticare un po' ogni giorno. Oggi condividerò 3 semplici abitudini che possono aiutarti a migliorare il tuo italiano passo dopo passo. Queste abitudini sono facili. Non hai bisogno di studiare per molte ore. Hai solo bisogno di essere costante. Abitudine numero 1. Parla ogni giorno con alcune frasi semplici. Questo è molto importante. Molte persone guardano video in italiano, leggono lezioni, studiano grammatica, ma non parlano. Poi, quando devono dire qualcosa, si sentono bloccati. Perché succede questo? Perché parlare non è solo conoscenza, parlare è pratica. Pensa a imparare a nuotare. Puoi guardare molti video sul nuoto, puoi leggere molti libri sul nuoto, ma se non entri mai in acqua non imparerai a nuotare. Parlare italiano è la stessa cosa. Devi usare la tua voce. Inizia con solo 5 frasi semplici. Per esempio, sto imparando l'italiano, parlo un po' di italiano, voglio migliorare. Faccio errori, ma va bene così. Mi esercito ogni giorno. Queste frasi sono semplici, ma sono potenti. Dille ad alta voce. Non dirle solo nella tua mente. Anche la tua bocca ha bisogno di pratica. Ripeti ogni frase molte volte. Dilla lentamente. Dilla chiaramente. Dilla con sicurezza, anche se la tua voce non è perfetta. All'inizio potresti sentirti strano, potresti sentirti timido, ma dopo alcuni giorni sembrerà normale. È così che cresce la fiducia in se stessi. La fiducia non arriva prima della pratica, la fiducia arriva dopo la pratica. Lascia che ti racconti di Anna. Anna voleva parlare italiano, ma era molto timida. Capiva alcune parole, ma non parlava mai. Aveva paura che le persone ridessero di lei. Un giorno ha iniziato una piccola abitudine. Ogni mattina diceva 3 frasi in italiano ad alta voce. All'inizio la sua voce era bassa, era nervosa, ma ha continuato. Dopo una settimana parlare sembrava più facile. Dopo un mese riusciva a dire piccole frasi senza paura
Il suo italiano non era perfetto, ma non era più in silenzio. E quello fu l'inizio del vero progresso. Abitudine numero 2. Impara parole utili, non parole difficili. Molti principianti fanno un grande errore. Cercano di imparare parole belle, lunghe e difficili. Ma nella vita reale le persone usano parole semplici ancora e ancora. Parole come andare, venire, mangiare, bere, volere, piacere, vedere, fare, sentire, lavorare. Queste parole sono piccole ma molto utili. Con parole semplici puoi creare molte frasi. Per esempio, vado a casa. Voglio dell'acqua. Mi piace il caffè. Mangio il pane. Mi sento felice. Lavoro oggi. Vedo il mio amico. Le frasi semplici aiutano il tuo cervello a capire la lingua più velocemente. Non limitarti a memorizzare le parole. Usale. Ogni giorno scegli 10 parole semplici. Scrivile in un quaderno. Poi crea una frase corta con ogni parola. Questo ti aiuterà a ricordarle meglio. Quando leggi solo una parola, potresti dimenticarla. Ma quando la scrivi, la dici e la usi in una frase, il tuo cervello la ricorda più facilmente. Lascia che ti faccia un altro esempio. Marco voleva imparare l'italiano velocemente. Ha scaricato molte app, ha salvato centinaia di parole. Ma dopo alcuni giorni ne aveva dimenticate la maggior parte. Poi ha cambiato metodo. Ha smesso di imparare troppe parole. Ha iniziato a imparare 10 parole utili ogni giorno. Scriveva frasi semplici, le ripeteva ad alta voce. Lentamente ha iniziato a parlare più facilmente. Quindi ricordati questo: non hai bisogno di parole difficili per parlare italiano. Hai bisogno di parole utili. Hai bisogno di parole semplici che puoi usare ogni giorno. Abitudine numero 3. Ascolta italiano semplice ogni giorno. L'ascolto è molto potente. Prima di parlare bene, le tue orecchie devono abituarsi all'italiano. Pensa ai bambini, non studiano prima la grammatica. Ascoltano per molti mesi, sentono le stesse parole ancora e ancora. Poi, lentamente, iniziano a parlare. Puoi imparare nello stesso modo. Ascolta italiano semplice ogni giorno. Non italiano veloce. Non conversazioni difficili. Inizia con un italiano lento e chiaro. Anche 5 o 10 minuti al giorno sono sufficienti. Ma non ascoltare solo come intrattenimento. Ascolta in modo attivo. Ecco un metodo semplice. Ascolta una frase corta.
fermati, ripeti la frase ad alta voce, ascolta di nuovo, ripeti ancora. Questo metodo è molto utile perché allena le tue orecchie, la tua bocca e la tua memoria allo stesso tempo. Per esempio, quando senti una frase, non avere fretta. Fermati per un momento, cerca di copiare il suono, cerca di copiare il ritmo, cerca di copiare l'emozione. È così che la tua pronuncia migliora. Lascia che ti racconti di Sofia. Sofia studiava molte regole italiane, conosceva molte parole, ma quando ascoltava persone madrelingua non capiva quasi nulla. Si sentiva delusa. Poi ha iniziato ad ascoltare storie semplici in italiano ogni sera, solo 10 minuti. Ascoltava, si fermava e ripeteva. All'inizio era difficile, ma lentamente le parole sono diventate familiari. Poi le frasi corte sono diventate più chiare e poi ha iniziato a capire di più. Dopo alcune settimane anche il suo modo di parlare è migliorato. Perché? Perché l'ascolto dà esempi al tuo cervello. Il tuo cervello inizia a imparare come suona l'italiano. Quindi, se vuoi parlare meglio, ascolta ogni giorno. Ora, prima di finire, voglio che tu ricordi una cosa importante. Non cercare di imparare tutto in un solo giorno. Non hai bisogno di un piano perfetto. Hai bisogno di un piano semplice. Parla 5 frasi, impara 10 parole utili, ascolta italiano semplice. Fai queste 3 cose ogni giorno. Una piccola pratica può creare un grande cambiamento. Forse oggi dici solo una frase. Va bene così, forse domani ne dirai 2. Questo è progresso. L'obiettivo non è la perfezione. L'obiettivo è andare avanti. Ogni parola che dici ti avvicina alla fiducia. Ogni frase che ripeti rende l'italiano più naturale. Ogni giorno che pratichi diventi più forte. Quindi inizia oggi. Parla un po'. Ascolta un po'. Scrivi un po'. E lentamente l'italiano diventerà parte della tua vita. Tu puoi farcela. Un piccolo passo alla volta. Bentornati su Italiano Thales. Prima di continuare, voglio che ti fermi per un momento e rifletta. Stai solo ascoltando lezioni di italiano? Oppure stai davvero praticando? Perché c'è una grande differenza. Ascoltare è utile, ma è la pratica che ti cambia. Oggi continueremo con altre 3 semplici abitudini. Queste abitudini possono aiutarti a capire meglio l'italiano, parlare più facilmente e sentirti più sicuro. Non hai bisogno di essere perfetto, hai solo bisogno di fare piccoli passi ogni giorno. Abitudine numero 4.
leggi italiano semplice ogni giorno. La lettura è come un insegnante silenzioso. Non parla ad alta voce, non ti obbliga, ma lentamente aiuta il tuo cervello a capire la lingua. Molti principianti dicono: la lettura è noiosa, ma di solito la lettura non è il vero problema. Il problema è questo: scelgono testi troppo difficili, aprono libri lunghi, provano a leggere parole difficili, vedono troppe frasi nuove, poi si stancano e smettono. Non fare così. Inizia con qualcosa di molto semplice. Leggi brevi storie in italiano, leggi piccoli paragrafi, leggi 5 o 6 righe semplici. Per esempio, mi sveglio, bevo acqua, vado a scuola, incontro il mio amico. Mi sento felice. Questo è sufficiente all'inizio. Non leggere velocemente. Leggi lentamente. Cerca di capire il significato. Guarda la frase, ripetila ancora. Ed ecco un metodo molto utile. Leggi ad alta voce. Quando leggi in silenzio, lavorano solo i tuoi occhi, ma quando leggi ad alta voce, occhi, bocca, orecchie e cervello lavorano insieme. Questo rende il tuo apprendimento più forte. Lascia che ti racconti di Sara. Sara voleva imparare l'italiano, ma non le piaceva leggere. Saltava sempre questa attività. Guardava video ogni giorno, ma il suo italiano non migliorava molto. Un giorno ha deciso di leggere solo una piccola storia. Solo 10 minuti. All'inizio non capiva tutto, ma ha continuato. Il giorno dopo ha letto di nuovo, poi ancora. Dopo alcune settimane le stesse parole apparivano molte volte, gli stessi modelli di frase sono diventati familiari. Lentamente l'italiano ha iniziato a sembrare più facile e qualcosa di sorprendente è successo. Anche il suo modo di parlare è migliorato. Perché? Perché la lettura le dava frasi già pronte. Il suo cervello ha iniziato a ricordare come appaiono e suonano le frasi italiane. Quindi da oggi leggi un po' ogni giorno. 5 minuti vanno bene. 10 minuti sono ancora meglio. Leggere un po' ogni giorno è più forte che leggere tanto una volta alla settimana. Abitudine numero 5. Inizia a pensare in italiano. Questo è molto importante. Molti studenti fanno questo errore. Prima pensano nella loro lingua. Poi traducono in italiano, poi cercano di parlare. Questo rende il parlare più lento. La tua mente diventa occupata, ti preoccupi della grammatica, cerchi le parole, poi ti blocchi. Ma le persone fluenti non traducono ogni frase, pensano direttamente nella lingua. Ora potresti dire: ma sono un principiante.
come posso pensare in italiano? La risposta è semplice. Inizia con pensieri molto piccoli. Non cercare di pensare idee difficili. Pensa a frasi semplici come sono seduto, sto camminando, sto bevendo acqua, sono stanco, sono felice. Questo è il mio telefono, questa è la mia stanza. Questo basta. Guardati intorno. Dai un nome alle cose che vedi. Di piccole frasi nella tua mente. Per esempio, questo è il mio tavolo, questo è il mio libro, sono a casa, voglio un caffè, mi sento bene. All'inizio potrebbe sembrarti strano, è normale. Il tuo cervello è abituato a pensare nella tua lingua madre, ma con la pratica puoi imparare una nuova abitudine. Lascia che ti racconti di Luca. Luca traduceva sempre prima di parlare. Ogni frase richiedeva molto tempo. Si sentiva nervoso perché pensava troppo. Poi ha iniziato un piccolo esercizio. Ogni mattina guardava intorno alla sua stanza e creava 5 semplici pensieri in italiano. Non grandi frasi, solo piccoli pensieri. Dopo una settimana si sentiva un po' più veloce. Dopo un mese non traduceva più ogni parola. Il suo italiano era ancora semplice, ma era diventato più naturale. Quindi ricordati questo. Pensare in italiano non significa pensare cose difficili. Significa usare un italiano semplice nella tua mente ogni giorno. Abitudine numero 6. Scrivi frasi semplici. La scrittura è il tuo spazio privato per praticare. Quando scrivi non c'è pressione, nessuno ti aspetta, nessuno ti giudica. Puoi pensare lentamente. Molti studenti evitano di scrivere perché hanno paura degli errori, ma gli errori non sono il tuo nemico. Gli errori fanno parte dell'apprendimento. Non hai bisogno di scrivere lunghi testi. Inizia con 5 frasi semplici. Per esempio, sto imparando l'italiano. Oggi mi sento bene. Bevo tè al mattino. Esco fuori. Voglio parlare meglio. Questo basta. Puoi anche scrivere della tua giornata. Mi sveglio alle 7, faccio colazione, lavoro, studio italiano, dormo la notte. La scrittura semplice aiuta il tuo cervello a organizzare le parole. Quando i tuoi pensieri diventano più chiari, anche parlare diventa più facile. Lascia che ti racconti di Emily. Emily aveva paura di scrivere in italiano, pensava, le mie frasi saranno sbagliate, così non scriveva mai nulla. Ma una sera ha deciso di scrivere solo 3 frasi. Le frasi non erano perfette, ma si sentiva orgogliosa. La sera dopo ha scritto 5 frasi, poi 7, poi 10. Dopo un po' di tempo ha notato qualcosa.
Riusciva a creare frasi più velocemente, ricordava meglio le parole e quando parlava la sua mente era più chiara. Scrivere l'ha aiutata a parlare. Quindi stasera, prima di dormire, scrivi 5 frasi in italiano. Non preoccuparti della perfezione. Esprimi semplicemente qualcosa. Ora, prima di finire, voglio che tu ti faccia una domanda sincera. Sto davvero praticando? Oppure sto solo guardando video? Perché guardare può sembrare apprendimento, ma il vero apprendimento succede quando fai qualcosa, quando leggi ad alta voce, quando pensi in italiano, quando scrivi frasi semplici, quando ripeti, quando fai errori, quando continui comunque. È così che arriva il progresso. Non aspettare di sentirti pronto. Inizia prima di sentirti pronto. Leggi un po', pensa un po', scrivi un po'. Ogni piccola azione rende il tuo italiano più forte. Forse oggi leggi solo 5 righe. Questo è progresso. Forse scrivi solo 3 frasi, anche questo è progresso. Forse pensi solo una frase in italiano, anche questo è progresso. L'obiettivo non è diventare perfetti in un giorno, l'obiettivo è migliorare poco a poco. L'italiano diventa più facile quando diventa parte della tua vita quotidiana. Quindi continua, la tua sicurezza crescerà, le tue parole diventeranno più chiare, la tua paura diventerà più piccola e un giorno parlerai italiano e penserai: non ho più paura. Quel giorno inizia con la piccola pratica che fai oggi. Abitudine numero 7. Parla con persone reali. Fino ad ora hai praticato da solo, hai parlato con te stesso, hai ascoltato, hai letto, hai scritto. E questo è molto positivo. Ma ora hai bisogno di un altro passo. Devi usare l'italiano con un'altra persona. So che questo può fare paura. Forse il tuo cuore batte forte. Forse pensi: e se faccio un errore? Forse pensi: e se ridono di me? Forse ti senti timido ancora prima di iniziare, ma ascolta attentamente. Gli errori sono normali, ogni studente fa errori e la maggior parte delle persone non ti giudica quanto pensi. La maggior parte delle persone è occupata con la propria vita. Di solito per loro è più importante la comunicazione della grammatica perfetta, quindi non iniziare con una lunga conversazione, inizia molto semplicemente. Di una frase. Per esempio: ciao, come stai? Sto bene. Sto imparando l'italiano. Puoi parlare lentamente? Questo basta. Il tuo primo obiettivo non è parlare perfettamente.
Il tuo primo obiettivo è parlare. Ed ecco un trucco semplice. Parla lentamente. Quando parli troppo velocemente, la tua mente si stressa. Dimentichi le parole. Ti senti nervoso. Ma quando parli lentamente, il tuo cervello ha tempo per pensare. Ti senti più calmo. Le parole arrivano più facilmente. Inoltre, ricordati questo: una conversazione non è solo parlare, è anche ascoltare. Quando ascolti bene, capisci meglio. E quando capisci meglio, riesci a rispondere meglio. Lascia che ti racconti di Marco. Marco praticava l'italiano da solo ogni giorno. A casa riusciva a dire molte frasi, ma quando incontrava una persona reale diventava silenzioso. Un giorno qualcuno gli ha fatto una domanda semplice. Come stai? Marco conosceva la risposta, ma la paura lo fermò. Più tardi si sentì triste, ma non si arrese. Fece una piccola promessa. La prossima volta dirò qualcosa. La volta successiva rispose: sto bene. Solo 2 parole. Ma per lui fu una grande vittoria. Dopo quel momento parlò un po' di più ogni volta. Una frase diventò 2. 2 diventarono 5. Lentamente le conversazioni reali diventarono più facili. Il suo italiano non diventò perfetto in un giorno, ma il suo coraggio diventò più forte. Quindi oggi prova a parlare con qualcuno, anche solo per 1 minuto. Se non hai nessuno con cui parlare, registra la tua voce, ascoltati. Poi riprova. Anche questa è pratica. Abitudine numero 8. Guarda contenuti in italiano in modo intelligente. Molti studenti guardano video in italiano ogni giorno, ma non migliorano. Perché? Perché guardano senza concentrazione. Scorrono, ascoltano, dimenticano. Questo è intrattenimento, non pratica. Se vuoi migliorare, guarda i video come uno studente. Scegli video semplici, scegli un italiano lento, scegli voci chiare. Non iniziare con conversazioni molto veloci tra madrelingua. Ora usa questo metodo semplice. Guarda, metti in pausa, ripeti, ascolta una frase corta, metti in pausa il video, ripeti la frase ad alta voce, cerca di copiare il suono, cerca di copiare il ritmo, cerca di copiare l'emozione. Questo è un esercizio molto potente. Non stai solo imparando parole, stai allenando la tua bocca a parlare italiano in modo più naturale. Lascia che ti racconti di Sofia. Sofia guardava molti video in italiano, ma non ripeteva mai nulla. Ascoltava soltanto. Dopo molte settimane si sentiva ancora bloccata. Poi cambiò metodo,
guardava solo piccole parti del video, faceva spesso pausa, ripeteva la stessa frase molte volte, copiava la pronuncia della persona che parlava. Dopo un po' di tempo il suo modo di parlare diventò più chiaro, si sentiva più sicura di sé. Quindi ricordati questo: i video possono aiutarti, ma solo se li usi in modo attivo, non limitarti a guardare. Pratica insieme al video. Abitudine numero 9. Rendi l'italiano parte della tua vita quotidiana. Questo potrebbe essere il segreto più importante. L'italiano non è qualcosa che fai una volta alla settimana. L'italiano deve diventare una piccola abitudine quotidiana. Molte persone iniziano con tanta energia. Un giorno studiano per 2 ore, il giorno dopo non fanno nulla, poi ricominciano, poi si fermano di nuovo. Per questo il progresso sembra lento. Non hai bisogno di una routine perfetta, hai bisogno di una routine semplice. 10 minuti ogni giorno sono meglio di 2 ore una volta alla settimana. Ogni giorno fai qualcosa di piccolo. Parla 5 frasi, impara 5 parole nuove, ascolta per 5 minuti, leggi alcune righe, scrivi 3 frasi. Anche nei giorni più impegnati fai una piccola cosa. Non interrompere l'abitudine. Lascia che ti racconti di David. David studiava italiano in modo casuale. Alcuni giorni studiava molto, altri giorni non faceva nulla, non sentiva un vero progresso. Poi cambiò una sola cosa. Praticava ogni giorno per 10 minuti. Non uno studio perfetto, non uno studio lungo, solo uno studio quotidiano. Dopo alcune settimane l'italiano gli sembrava più familiare. Dopo alcuni mesi si sentiva molto più sicuro. Il segreto non era il talento, il segreto era la costanza. Abitudine numero 10. Costruisci la tua fiducia in te stesso. La fiducia è molto importante perché anche se conosci molte parole, la paura può tenerti in silenzio. Ma quando hai fiducia, anche un italiano semplice sembra forte. Non aspettare che il tuo italiano sia perfetto. La perfezione non arriva per prima. La pratica viene prima. Di a te stesso: sto imparando. Gli errori sono normali. Sto migliorando. Posso parlare lentamente, non ho bisogno di essere perfetto. Queste parole sono importanti. Il modo in cui parli a te stesso cambia il modo in cui ti senti. Non confrontare mai il tuo percorso con quello degli altri. Alcune persone imparano più velocemente, altre imparano più lentamente. Va bene così. Il tuo percorso è il tuo. Fai un piccolo passo oggi, di una frase. Domani dille 2.
La prossima settimana ancora di più. Anche un piccolo progresso è sempre progresso. Ora ascolta attentamente, sai già cosa fare. Parla con persone reali, guarda i video in modo attivo, pratica ogni giorno. Costruisci fiducia attraverso l'azione, non aspettare il momento perfetto. Inizia oggi. Parla un po', ascolta un po', leggi un po', scrivi un po'. E un giorno noterai qualcosa di bellissimo. L'italiano non ti farà più così paura. Parlerai con meno timore, capirai di più. Ti sentirai orgoglioso di te stesso. Quel giorno inizia con la piccola azione di oggi. Quindi, prima di andare via, fai una promessa a te stesso. Inizierò oggi, non domani, non la prossima settimana. Oggi. Perché ogni persona sicura di sé che parla bene è stata un giorno un principiante che ha deciso di non arrendersi. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.